Ciao a tutti. Benvenuti su Turkey News Magazine. Preparatevi, perché i dettagli più succosi sono qui, nella nostra storia di oggi. Prima di iniziare, iscrivetevi e condividete questo video, ci aiutate a raccontarvi tutto, senza perdere nemmeno un battito. Grazie di cuore. Quest'anno, il compleanno di Erkan Merik è diventato il fulcro della conversazione non solo tra amici e colleghi, ma in tutto l'universo del gossip. A scuotere i social è stata la sorpresa romantica, curata in ogni particolare da Zal Suba con giorni di anticipo, che ha fatto il giro delle piattaforme appena sono comparse le prime foto. Nel giro di poche ore, migliaia di mi piace e commenti hanno travolto gli scatti, con descrizioni come puro amore, da fiaba, e una scena da film romantico, a fare da coro a una serata che sembrava scritta con l'inchiostro delle emozioni. Ciò che più ha fatto discutere è stata l'attenzione meticolosa di Azal per ogni dettaglio. Secondo voci vicine alla coppia, Azal ha iniziato a progettare tutto settimane prima del grande giorno, pensando alla cosa più semplice e insieme più significativa, riportare Erkan in uno dei luoghi che lui sente davvero suo. Nessun eccesso, niente clamore, un'ambientazione essenziale, elegante, costruita su una sensibilità che li rappresenta. Il tavolo, rischiarato da un nastro di candele, si muoveva tra i toni del rosso e del bianco, discreti ma vibranti. Al centro, una torta dal design pulito, con un biglietto che ha finito per diventare l'elemento più commentato dell'intera notte. Quel messaggio, scritto di suo pugno, ha spostato la celebrazione su un altro livello, facendo saltare il confine tra festa e dichiarazione d'amore. Le parole scelte da Zal Suba per Erkan Merik sono state la chiave di volta. Frasi intime, asciutte ma piene, come se ognuna contenesse una memoria comune, un segreto tenero, un patto. In quelle righe si intravedeva la loro relazione, sempre tenuta lontana dall'esibizione, eppure nutrita di una connessione solida, non negoziabile. C'era gratitudine, c'era tempo condiviso, c'era la promessa implicita di continuare a esserci, quel tipo di linguaggio che, una volta finito sui social, viene citato, remixato, trasformato in didascalia per altre storie d'amore. E così è stato. Gli utenti hanno ripreso quelle frasi, restituendole a Azal e a Erkan come un'eco inaspettata. La gioia di Erkan, nelle fotografie, era inequivocabile. Il suo sorriso, gli sguardi teneri rivolti a Zal Suba, la postura rilassata di chi si sente visto e compreso, tutto ha contribuito a creare alcune delle immagini più discusse della serata. Tra i mormorii che hanno preso corpo, c'è anche chi giura di averlo sentito dire: "È una delle sorprese di compleanno più significative che abbia mai ricevuto." Vero o parafrasato, poco importa, la sintonia palpabile tra loro due è bastata per far innamorare il pubblico ancora una volta. Nel frattempo, le foto sono rimbalzate dalle pagine di gossip ai profili più seguiti, mentre colleghi e volti noti lasciavano cuori, auguri e messaggi pieni di entusiasmo. I fan, nei commenti, chiedevano a gran voce di rivederli insieme in nuovi progetti, convinti che la loro intesa funzioni anche davanti alla macchina da presa con la stessa naturalezza di quando sono lontani dai set. La sorpresa orchestrata da Azal ha superato i confini della semplice festa di compleanno, diventando uno degli eventi più commentati della settimana. Non ostentazione, ma misura, non fuochi d'artificio, ma la delicatezza di un sentimento che si lascia leggere tra le pieghe. E così l'ingresso di Erkan in un nuovo anno di vita ha assunto un valore diverso, quasi simbolico, come se racchiudesse un bilancio e un nuovo inizio allo stesso tempo. Tra i fan c'è chi ha parlato di momento indimenticabile e, d'altronde, l'attenzione si è subito spostata su cosa i due avrebbero condiviso nei giorni successivi. Perché quando una storia d'amore è raccontata con questa sincerità, le persone non vogliono soltanto guardare, vogliono esserci. E infatti, il brusio non si è esaurito con le ultime candele spente. Il giorno dopo, nuove indiscrezioni hanno illuminato dettagli che la prima ondata di immagini non poteva svelare. La sorpresa, dicono, non si limitava a un allestimento armonioso, ogni elemento era calibrato in funzione di Erkan, dei suoi gusti, della sua memoria emotiva. La musica non era casuale. In sottofondo hanno suonato i pezzi che i due amano ascoltare, le canzoni che hanno accompagnato viaggi,
attese, ritorni a notte fonda. Persino gli oggetti sul tavolo, piccoli e apparentemente insignificanti, pare avessero un significato. Una pietra raccolta in una location di riprese diventata un talismano privato, un segnaposto che riprendeva un tema di una loro prima scena insieme, una foto in miniatura nascosta in una cornice. Tutto perché quella sera avesse la densità delle cose vere, quelle che non chiedono di essere urlate per farsi ricordare. Il comportamento di Azal Suba durante la serata non è passato inosservato. Con quella calma che la contraddistingue, unita a un'emozione appena trattenuta, si è mossa intorno a Erkan come se stesse dirigendo una musica soltanto loro. A detta di amici presenti, Azal ha cercato la sua mano spesso, lasciando che piccoli gesti. Un contatto improvviso, un sorriso a mezza voce, una risata complice, dicessero più delle parole. Anche chi guardava da fuori, lontano dal cerchio più intimo, ha percepito la solidità del loro legame, quel filo che resiste al rumore di fondo e si rafforza nelle pause. Di Erkan, poi, molti raccontano un'emotività che fatica a nascondere. Già all'ingresso, dicono, lo stupore era evidente, ma quando ha letto il biglietto di Azal, la sua reazione si è fatta più profonda. Avrebbe abbassato lo sguardo per un attimo lungo, respirato, e, secondo qualcuno, non avrebbe trattenuto le lacrime. Dietro le quinte, si racconta che abbia confidato agli amici più vicini di non aspettarsi nulla di simile, e di essere stato toccato dal fatto che tutto fosse stato pensato a misura dei suoi ricordi e dei loro riti privati. Non la grandezza, non il clamore, il riconoscimento di una storia, pezzo dopo pezzo, come si rimonta un puzzle prezioso senza perdere nessuna tessera. Sui social, l'onda della condivisione ha alimentato un'altra curiosità, quella di entrare, almeno per un istante, nell'intimità di una coppia che, da tempo, preferisce tenere la vita privata lontana dai riflettori. Vederli così, in una dimensione narrata ma non sovraesposta, ha fatto scattare interpretazioni e sentimenti diversi. Per molti si è trattato di un segnale, la prova di un amore discreto ma fortissimo, che sceglie quando mostrarsi. Altri hanno parlato apertamente di un ritorno delle voci di matrimonio, come se la cura dei dettagli, il tono delle parole, la complicità negli sguardi avessero ridato fiato a ipotesi mai del tutto sopite. Le opinioni si sono rincorse, ma tutte, in modo diverso, hanno finito per convergere su un punto: ciò che si è visto è stato autentico. E poi, ancora, nuovi tasselli, pare che la sorpresa fosse costruita come un piccolo viaggio nella memoria. Non una sequenza nostalgica, ma la scelta di alcuni simboli per ripercorrere tappe decisive, il primo incontro, un aneddoto su una scena andata storta e poi diventata ricordo divertente, una promessa scambiata senza pronunciarla, una città che li ha accolti come se li aspettasse. Alcuni oggetti, a detta di chi ha potuto vederli da vicino, alludevano a momenti incancellabili. Una tazza scheggiata a cui nessuno dei due ha mai voluto rinunciare, un biglietto di un treno custodito per caso, una lettera mai spedita ma sempre letta. Tutto concorreva a trasformare un compleanno in una trama condivisa, dove ogni dettaglio si caricava di senso. Nel pianificare la serata, Azal avrebbe misurato tutto anche sul ritmo lavorativo di Erkan. Con i set, gli orari che si spostano, la fatica che ti sfugge dalle mani, è facile avere la sensazione di non possedere davvero il tempo. Hazard non voleva questo, desiderava restituire una bolla, un luogo in cui i due potessero ritrovarsi senza l'eco del dovere. Per questo la scelta è caduta su un'atmosfera quieta, intima, con la giusta temperatura emotiva. Il risultato? Una notte in cui Erkan avrebbe potuto finalmente distendersi, lasciarsi attraversare dalla leggerezza, sentirsi speciale in maniera non gridata, ma solida. Si mormora che, più tardi, si siano concessi una conversazione lunga, di quelle che diventano un respiro condiviso. Avrebbero ripercorso l'anno appena vissuto, con i traguardi e gli inciampi, le piccole vittorie e le cose lasciate a metà. Erkan avrebbe messo sul tavolo le sue aspirazioni, le aspettative per il futuro, quello che sogna di fare e come sogna di farlo. Azal, com'è nel suo stile, lo avrebbe ascoltato con attenzione vera, intervenendo senza invadere, sostenendo senza spingere. È in questi passaggi che una coppia mostra di essere non solo innamorata, ma alleata,
amicizia che sorregge l'amore, fiducia che rende lieve la fatica. A rileggere i commenti del giorno dopo, colpisce la consonanza. Molti utenti hanno scritto di aver avvertito non soltanto passione, ma un'intesa profonda. Non stanno posando, diceva qualcuno, si stanno vivendo. In un panorama spesso popolato da storie costruite per essere viste, c'era chi riconosceva in Azal e in Erkan una sincerità in controtendenza, quasi un'antica eleganza nei modi. Il loro stare insieme, privo di acrobazie, faceva rumore proprio perché non cercava di farne. E questa, nell'era degli eccessi, è già una notizia. Intanto, la macchina del gossip continuava a girare. C'è chi ha cominciato a tracciare scenari sui prossimi passi. Nuove foto, magari un breve video, forse un progetto condiviso che li riporti sullo schermo uno accanto all'altra. Se così fosse, il pubblico è già pronto, gli indizi parlano, i desideri pure. Ma, come sempre, saranno loro a stabilire confini e tempi. Quello che è certo è che, con una sorpresa calibrata sull'essenziale, Azal Suba ha firmato un gesto che resterà, e che Erkan Merik ha accolto con gratitudine visibile, lasciando che il suo compleanno diventasse un'occasione per dire al mondo quanto può essere potente la semplicità. E mentre ripensiamo a quella tavola accesa da candele, ai toni rosso e bianco, a una torta attraversata da un biglietto che ha fatto traboccare gli occhi, ci torna in mente il perché queste storie ci toccano. Perché ci ricordano che l'amore, quando è curato, non ha bisogno di dimostrazioni più grandi di sé. Serve presenza, serve memoria, serve la scelta quotidiana di esserci. E in quella notte, tutte queste cose c'erano. Se il compleanno di Erkan è stato definito indimenticabile, è perché la sua sostanza supera la cronaca. Non resteranno soltanto gli scatti, resterà l'idea che i sentimenti possono essere costruiti, rispettati, coltivati senza clamore. Resterà l'immagine di Azal che sistema un dettaglio all'ultimo momento, di Erkan che si ferma un secondo di più di fronte a un ricordo che ritorna. Resterà la consapevolezza che una festa, se diventa racconto, può rivelare i contorni di una promessa. E ora tocca aspettare. Gli occhi sono tutti puntati sui prossimi passi, una foto pubblicata a sorpresa, una parola lasciata cadere in un'intervista, un frammento di quotidianità che apra un altro capitolo. Qualunque cosa decideranno, sarà la misura giusta per loro. Noi, intanto, vi abbiamo raccontato ciò che c'era da raccontare, senza togliere magia a una notte che se l'è meritata tutta. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Turkey News Magazine e condividete questa storia con chi ama le emozioni vere. Alla prossima, qui, dove i retroscena incontrano i sogni e l'amore sa sempre trovare le parole giuste.